Ci troviamo all'interno di Euroluce, nello spazio La Murrina, in compagnia di Simone Ceriani, CEO dell'azienda. Quest'anno a Euroluce diverse novità per voi. Sì, sempre, come sempre innanzitutto mi piacerebbe raccontare un po' la cornice che racchiude queste nostre nuove collezioni, che è una cornice ideata e pensata sempre da Alessandro La Spada, uno dei nostri migliori designer in scuderia. È una cornice che richiama un po' gli elementi fondamentali di una città alla quale noi siamo molto legati, che è la nostra provenienza o la provenienza del prodotto, che è Venezia. Qui abbiamo delle finestre gotiche che rappresentano un po' l'icona dei palazzi veneziani, dove all'interno di questi palazzi ci sono sempre le prestigiose opere fatte in vetro di Murano, e le cosiddette briccole, che sono poi sparse nella laguna e segnano i punti di attracco delle varie imbarcazioni. Qui presentiamo una nuova collezione nata da una nuova collaborazione con l'architetto Roberto Serio, quindi anche lui siciliano come altre matite che hanno disegnate per noi, dal carattere estremamente forte e comunque morbido da un altro lato. Nasce la collezione Sicily, che è un grande chandelier che però è molto adattabile, nel senso ideato e pensato in misure e in forme diverse che si adattano agli singoli spazi al quale il lampadario può essere ricollocato. Abbiamo fatto un pensiero insieme all'architetto, nel senso che è nostra volontà sempre cercare di abbinare o trasformare il vetro di Murano anche con altri elementi, e qui l'elemento che caratterizza e trasforma il lampadario è la vellutazione della parte vetro centrale del lampadario, quindi gli elementi singoli di vetro sono stati rivellutati manualmente utilizzando dei materiali di estrema qualità. Per quello che riguarda invece Jardin des Verts di Alessandro La Spada, c'è un ampliamento della collezione? Assolutamente, con Alessandro La Spada abbiamo pensato di allargare la collezione Jardin des Verts, in quanto ha avuto un ottimo successo ed ha ancora un ottimo successo sul mercato, e quindi abbiamo pensato insieme di dare innanzitutto una fonte luminosa nuova, quella più attuale, che è la fonte luminosa LED, e inserire all'interno della cupola di Ward che caratterizza questa collezione un nuovo elemento, che è il colibrì, quindi sempre il concetto del giardino con all'interno delle forme che caratterizzano tutto quello che può stare nell'ambiente naturale. Di La Spada poi c'è anche un altro prodotto in stand. Sì, in stand abbiamo una nuova collezione di Alessandro, che è la collezione Python, una collezione estremamente pensata per il mondo contract, sia residenziale che alberghiero. È un elemento di vetro estremamente caratterizzato da delle forgiature sull'elemento, il quale poi viene, come si dice, coperto anche qui da una spatterizzazione che nasconde la fonte luminosa. È un elemento flessibile che nasce in misure diverse e in formati diversi. E poi invece dell'architetto Samuele Mazza abbiamo Chandelier. Sì, c'è sempre la collezione di Samuele Mazza, la collezione Ballroom, che ha un carattere estremamente forte, estremamente elegante, che è riconosciuta dai mercati internazionali. E comunque per La Murrina quest'anno non solo Euroluce, ma anche un importante fuorisalone. Sì, quest'anno è stata nostra decisione di partecipare alla Milano Design Week attraverso la collaborazione con l'Hotel Boscolo in Corso Matteotti a Milano, al quale andiamo a presentare un nuovo format che si chiamerà Masters of Murano, quindi saranno presentate 12 opere, 12 sculture fatte dai nostri maestri vetrai, che rappresentano la statualità e la composità con cui si può fare il vetro di Murano. Grazie. Ci troviamo insieme all'architetto Roberto Serio, che quest'anno per la prima volta presenta un prodotto disegnato per La Murrina. Sì, salve. Sì, è la prima volta che collaboro con azienda storica che conosciamo un po' tutti. Ho avuto il piacere di conoscere Simone per quanto riguarda il proprietario dell'azienda, e mi ha contattato per disegnare delle linee un po' particolari e innovative. Come ispirazione è stata la Sicilia come forma triangolare. Ho voluto capovolgere questo triangolo che solitamente viene messo al contrario, e poi l'idea è quella di vestire il vetro di Murano con un del velluto. Idea molto interessante, il feedback è molto positivo perché la gente ha trovato la novità in queste lampade, e il calore del velluto insieme al vetro di Murano è stato un connubio veramente interessante. Le varianti sono il rosso, che è un colore che sicuramente è molto elegante, come il nero. Il nero, l'idea sempre dalla lava, che solidificando si cambia anche di colore, e quindi da lucida, cioè dal rosso diventa anche nera, e quindi quelli colori predominanti della collezione.
Per cui anche in colori richiamano la terra, la Sicilia. Sì, la Sicilia, che è una terra magica, piena di contraddizioni, ma di tante culture, connubi di culture diverse. È da lì che nasce un po' il mix per queste lampade. Ti ringrazio. Grazie a te.